benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa graziosissima pochette a mano con polsierina. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto ho utilizzato due varianti del cordino Terness di casa Tessiland, variante beige nel mio caso e variante marrone. Ho poi utilizzato una piccola chiusura argentata e una polsierina con anella portachiavi naturalmente in palette. Oltre questo mi sono munita di 3 scampoli di rete, 2 della dimensione 20 cm per 13 e uno per realizzare la patella 20 cm per 7. Ho lavorato il progetto con un uncinetto numero 4 e ho aggiunto degli scampoli di stoffa delle dimensioni, ne parleremo strada facendo. Detto questo, direi che possiamo assolutamente iniziare con il tutorial. Il punto di lavorazione non ha multiplo, pertanto, come precedentemente detto, dovremo strutturare 3 pannelli, 2 lunghi 20 x 13 e uno lungo 20 x 7, esattamente le dimensioni che abbiamo tagliato della nostra rete. Quindi, non avendo multiplo il punto, andiamo a realizzare tante catenelle quante ce ne occorrono per arrivare ad una grandezza, ad una lunghezza di 20 cm. Io adesso lavoro su campione. Iniziamo nel primo punto con una maglia bassissima che vado a marcare. Filo sull'uncinetto, punto successivo, mezza maglia alta, punto successivo, maglia bassissima, filo sull'uncinetto, punto successivo, mezza maglia alta. Abbiamo quindi una sequenza costituita da una mezza maglia alta e una maglia bassissima. Continuiamo fino alla fine della nostra riga. Terminata la nostra riga, una catenella, voltiamo il lavoro e procediamo nell'esatto contrario di quello che abbiamo fatto finora, ovvero ho terminato con la maglia bassissima, quindi con il filo sull'uncinetto realizzo una mezza maglia alta. È un punto alternato. Qui ho la mezza maglia alta, entro con l'uncinetto e realizzo una maglia bassissima. Ripeto, mezza maglia alta nella maglia bassissima sottostante e maglia bassissima nella mezza maglia alta sottostante. E questa è la struttura del nostro punto. Dobbiamo realizzare un pannello, in questo caso io ne realizzerò uno con il marrone 20 x 13, uno con il panna sempre 20 x 13 e un ulteriore pannellino 20 x 7 sempre con il color panna. Terminato il mio pannello, vado ad unirlo alla rete in questo modo. Chiudo e inizio ad incorporarlo alla mia rete, interpretando un pochino i punti, lo vado a incorporare con delle maglie basse, in questo modo, e lavoro così tutto il perimetro fino ad assicurare tutto il pannello alla mia rete. Lo stesso faccio per il secondo pannello che ho già pronto e per la piccola patellina. Ovviamente l'ordine dei colori io lo ho scelto in base al mio gusto, sarete poi voi a stabilire invece quale altro ordine realizzare qualora ne preferiste uno differente. Prima di cucire le fodere andiamo a sistemare la chiusura. Quindi la parte inferiore andrà fissata in questo momento e stabiliamo come assemblarla. Quindi io metterò il panna sul retro, il marrone davanti e poi avrò appunto la mia patta in questo modo. Simulando una chiusura dovrei avere più o meno già il punto dove inserirla, ma ragionando sul fatto che andando a cucire mi mangerò 1 centimetro di lunghezza, alzo di circa 1 centimetro il punto, in modo da consentirmi successivamente di girare la patella in questo modo. Posiziono la mia chiusura
nell'esatto centro. Per prendere le misure del centro vi ricordate misura del pannello meno misura della chiusura diviso 2 e abbiamo i centimetri esatti che ci dividono la borsa in due parti identiche. Una volta fatto questo andiamo ad assemblare la nostra chiusura con le sue alettine, la facciamo passare e procediamo con la fodera. Tagliamo come consuetudine 3 scampoli di tessuto che eccedano di 1,5 cm perimetrale i nostri 3 pezzi e come vi ho sempre spiegato li andiamo ad incorporare alla lavorazione prendendo un pezzettino di fodera e un pezzettino di cordino andiamo ad incorporare il nostro tessuto al corpo della borsa ed eseguiamo naturalmente questa operazione per tutti e 3 i nostri pezzi. Ho già iniziato a incorporare tra di loro i pannelli. Sto praticamente cucendo le 2 costine interne di ognuno di questi con una maglia bassissima in questo modo. Guardate che bell'effetto che si crea a livello di colori. Cucio in questa maniera per i 3 pannelli e vado ad incorporare poi il quarto nella stessa identica maniera, la patellina, quindi in questo caso verrà cucita esattamente nello stesso modo. Una volta fatta questa operazione, semplicemente mi ricongiungo nel primo punto, faccio la mia catenella di sicurezza, taglio il filo e in ultimo vado semplicemente ad applicare la mia chiusura nella parte superiore e attacco poi il mio piccolo polsierino. Una volta terminate le ultime applicazioni, possiamo dire di aver concluso il lavoro. Questa è la nostra pochette, si presenta in maniera piuttosto minimal, ma non per questo meno elegante. Mi piace molto l'accostamento dei colori ed anche l'effetto che crea la maglia bassissima lavorando 2 colori differenti, sembra ancora più rifinita in realtà. La polsierina l'ho semplicemente incorporata al filo di lavorazione senza aggiungere hardware, ma vi assicuro che non avrete alcun tipo di problemi nell'indosso. Vi faccio vedere come si presenta all'interno. Perfettamente foderata, mi piace anche il contrasto che rimane poi a vista invece tra il corpo posteriore e la patella invece anteriore. La trovo davvero una pochette molto interessante. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, personalmente la adoro. La trovo perfetta anche da inserire all'interno di una borsa più grande per essere poi invece estratta magari in occasione di qualche bell'aperitivo. Io vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e come al solito vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.